Ciao a tutti, Boia Faust! Oggi nuovo video sull'argomento quartieri criminali o quartieri malfamati. Mi trovo nel cuore di Helsinki, ma non è la Helsinki da cartolina. Vi avevo già fatto vedere in un video passato un quartiere, insomma, che aveva un alto tasso di microcriminalità per gli standard finlandesi, e se non avete visto il video ve lo lascio qua sopra. Oggi mi trasferisco, dato che quello era nell'area metropolitana di Helsinki, ma comunque era fuori, oggi mi trasferisco proprio nel centro di Helsinki e vi porto con me a vedere quella che è di nuovo la Helsinki reale, la faccia della Finlandia che non vedi normalmente. Secondo la città di Helsinki, il 90% dei residenti si sente sicuro. Poi però c'è questo quartiere dove andiamo adesso che dice: sì, vabbè, ma non esageriamo, però. Questa è Helsinki, ma non è la Helsinki che ti aspetti. Ci troviamo infatti all'iconica curva appunto di Sörnäinen, che viene soprannominata appunto Curvi, ed è uno dei posti più degradati e malfamati del cuore della città. E proprio qui c'è uno dei luoghi con, diciamo, lo spaccio maggiore di sostanze. A Helsinki c'è stato un aumento sensibile dei reati relativi agli abusi, più 14% nel solo 2025, e le segnalazioni sono raddoppiate proprio durante quest'anno. Come potete vedere siamo in pieno giorno, ma già attorno a me si evidenziano dei segnali abbastanza chiari, e vi sto portando proprio nel luogo chiave di tutta questa situazione di degrado, Vaasan Puistikko, soprannominata Piritori, ossia la piazza delle anfetamine. E il nome non è a caso. Andiamo a farci un giro, cercherò di non attirare troppo l'attenzione con la camera. Allora, qua siamo in pieno giorno, come vi dicevo, però la piazza è gremita di persone, di gruppetti di persone che sono appunto raggruppate chiaramente per motivi di abuso in generale. E nonostante sia sotto gli occhi di tutti, questa cosa è evidente e denota la maggior parte dei finlandesi, ovviamente. Proprio in questa piazza c'era stato già in passato una sorta di, anzi più di una, retata da parte della polizia che aveva rimosso alcune migliaia di persone nel giro dell'anno. Ciò però non ha risolto il problema, ha semplicemente aiutato un pochettino i residenti della zona a vivere un po' più in pace, diciamo, con gli schiamazzi che provenivano appunto da questi gruppetti che si radunavano in questa piazza. Allora, sono appena andato a chiacchierare un pochettino con il gruppetto alle mie spalle, anche perché, anche se sono persone che abusano di sostanze, ciò non vuol dire che siano antipatici o che non abbiano voglia di fare due chiacchiere. Non mi hanno consentito di essere mostrati in camera, per cui vi riassumo brevemente le due domande e le risposte che mi hanno dato. Allora, gli ho chiesto proprio relativamente a questa situazione della polizia che dovrebbe aver aumentato le retate nell'area, e a loro ho chiesto: dal vostro punto di vista, voi vi sentite di dare fastidio alle persone che vivono qua? E due mi hanno risposto che praticamente sì, ovviamente sono consci perfettamente di arrecare una sorta di disagio, però lamentano anche il fatto che nella città, nella polizia, gli abbia dato una sorta di posto dove potersi ritrovare, anche perché quando la gente ha questo tipo di dipendenza ha bisogno di un posto forse più controllato. Come è cambiata il rapporto con i residenti, con le persone che non sono vittime di abuso qui nell'area? Tutti mi hanno detto che praticamente sono trattati un po' come dei reietti, e che quindi le persone quando li vedono vanno tipo a 100 metri di distanza da loro, cioè se li incrociano camminando cambiano tipo il lato della strada. E vi posso confermare che è vero, perché anche io devo ammettere che lo faccio. Quando vedo un gruppettino magari di gente che potrebbe essere un po' alticcia o altro, preferisco evitare, anche se 90 su 100 non ti diranno niente, però meglio evitare guai. E loro mi hanno detto che dal loro punto di vista semplicemente non è cambiato niente. Quando succedono queste retate c'è un momento un po' più di pace, ma poi alla fine questo è il punto di ritrovo, ragazzi. Ad esempio qui alle mie spalle c'è un gruppetto appena uscito dall'Alepa, proprio all'incrocio Helsinki-Katu, Flemingin-Katu, ha cominciato a urlare, uno per terra, litigano tra di loro, insomma è gente un po' alterata, ecco. E questo vi assicuro che è abbastanza normale, e una delle cose è che è proprio nell'indifferenza totale comunque, perché le persone passano e semplicemente gli camminano di fianco.
La cosa che colpisce un pochettino di quest'area non è tanto il fatto che vengano, cioè che ci siano questi tipi di problemi, perché questi sono un po' dappertutto nelle città. La cosa che rende questo posto un pochettino più particolare è che tutto sia davvero molto evidente, cioè in maniera palese, in pieno giorno, anche con delle famiglie con i passeggini. Bisogna anche dire che l'area è assolutamente ben fornita di locali, di pub, di bar e altre cose così, come questo ad esempio alle mie spalle, che è un notissimo bar dove si può prendere una birra, per esempio. E adesso sono su Helsinkinkatu, che praticamente è la via che divide i due quartieri di Kallio e Harju. E alle mie spalle stiamo lasciando Sörnäinen, che è appunto uno dei luoghi indicati come gli hotspot peggiori di questi tipi di problemi. Ecco. Una cosa che non ho chiesto lì alle persone raggruppate, ma che vi posso dire io, è che quando ci sono questi pattugliamenti da parte della polizia, che quindi rimuovono delle persone dagli spazi pubblici, e le percentuali indicano un aumento molto sensibile negli ultimi anni di questo tipo di azioni e di problemi, le persone che fanno uso di sostanze insomma stupefacenti, soprattutto un po' importanti, utilizzano i bagni pubblici, che sono quelli verdi, se visitate Helsinki li vedete, sono dei bagni al chiuso, non proprio dei bagni chimici, ma tipo, in realtà sono anche belli, devo dire la verità, però lì dentro vanno a consumare le loro sostanze. Oltre al problema di sostanze stupefacenti, l'alcol è un altro grosso problema qui nella zona. In generale nel paese ve ne parlerò a parte in un contenuto dedicato per analizzare meglio la situazione. Però anche l'alcol risulta molto visibile ed è talmente presente che non solo, cioè che non è più una bevanda, praticamente un elemento architettonico. Ma si tratta di quartieri pericolosi? Allora, torniamo al discorso che già avevo fatto nell'altro video. Per quanto riguarda gli standard internazionali, per ciò che si intende pericoloso, malfamato, criminale, assolutamente no. Invece, dal punto di vista degli standard finlandesi, sono molto alti a livello di concentrazione. Per cui ovviamente tutto va contestualizzato. Vi sto raccontando una cosa che normalmente non vedreste quando venite qua per un viaggio, per esempio. Vi voglio fare però due cenni di storia riguardo l'area, quindi non il quartiere in particolare, ma l'area appunto di Sörnäinen, Kallio e Harju. Allora, l'area nasce principalmente verso la fine dell'Ottocento, inizi del Novecento. Kallio era la zona dove vivevano praticamente gli operai, quindi la classe operaia, la forza lavoro. Mentre Sörnäinen, che va poi giù dopo Curvi, dopo quella curva lì che vi ho fatto vedere, va giù verso il mare, era una zona industriale dove c'erano tanti magazzini e c'era il porto. Quindi praticamente gli operai che lavoravano lì a Sörnäinen vivevano a Kallio. Poi negli anni 80 e 90 molte di queste industrie che portavano lavoro nell'area chiudono e quindi c'è stata questa vera e propria trasformazione un pochettino dell'area. Gli affitti, proprio perché si trattava di appartamenti piccoli, modesti, molto ammassati, dove era fatto per gli operai, quindi erano molto economici. Dopo la chiusura di queste industrie, i prezzi sono rimasti molto economici e quindi cosa è successo? Hanno attratto della gente nuova che non si vedeva prima qui nell'area, tra cui gli studenti ma anche gli artisti. Con l'arrivo di molte persone di cui l'area non era abituata, studenti, artisti, praticamente si crea questa sorta di cultura alternativa. Si creano bar indipendenti, infatti specialmente la via in cui sono, Helsinkinkatu, è strapiena di locali, ma anche di musica e di cultura underground, di cui Kallio è ancora piena. Oggi però c'è anche una faccia ancora più nuova. Ci sono i caffè cool, ossia quei locali dove puoi comprare un bel caffè o anzi un cappuccino a 6 euro, però ti viene servito da un pittore bohemien praticamente. Kallio però è molto famosa anche per la vita notturna e infatti proprio perché si tratta di un luogo di ritrovo richiama un pochettino tutti i tipi di persone, richiama gli studenti che vengono qua a fare festa alla sera perché magari ci sono dei locali dove l'alcol costa un pochettino di meno rispetto ai locali del centro, richiama le persone che abusano di sostanze e che si riversano qua nell'area e formano questi gruppetti in alcuni hotspot molto particolari. Quindi sarà normalissimo, se avete degli amici finlandesi, che si proponga di uscire, di vederci a Kallio per andare in un pub o qualcosa del genere. Questa è proprio la cosa standard finlandese. Quindi è proprio particolare quest'area, non solo Kallio, ma proprio l'area, perché racchiude un pochettino tutte queste combinazioni. Da un lato c'è la parte
alternativa, underground e tutte queste cose così. Dall'altra parte c'è anche droga, alcolismo e disagio sociale, quindi praticamente racchiude tutte queste varie sfaccettature della cosa. È sicuramente imperfetto, perché ci sono tanti motivi che la rendono imperfetta, ma è allo stesso tempo più reale. Per cui se cerchi la Helsinki bella, gira dall'altra parte. Ma quindi a livello di case, com'è questa zona? Allora, qua cominciano un pochettino i controsensi, perché, come vi ho detto, fino a qualche decennio fa era una zona estremamente economica, proprio perché ospitava delle persone un pochettino alternative, prima ancora gli operai. Oggi, in realtà, anche quest'area si divide in aree più belle e meno belle. Le case, se doveste comprarne una a Caglio, che è la zona un po' più bella dell'area, diciamo che un prezzo medio al metro quadro per comprare casa si aggira tra i 5.500 e i 6.500 a metro quadro, per cui sicuramente costa di meno rispetto a delle aree proprio più centrali, perché lì quel prezzo lì è a partire da. Però allo stesso tempo vai a pagare una cifra del genere per vivere in coabitazione con altre situazioni molto vicine a te. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo settimana prossima con un nuovo contenuto. Fatemi sapere se questo filone di quartieri un pochettino più malfamati vi piace, perché ce ne sono ancora tanti da farvi vedere. Alla prossima, dai!